Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Twice Upon a Time, un gioco di ruolo di Marigallo e Claudio Serena, finanziato tramite campagna di crowdfunding su itch.io e distribuito da Fumble GDR. Vorrei iniziare questo video con una doverosa premessa. In realtà oggi sarebbe dovuto uscire il video del gioco di ruolo Monogatari, tra l'altro sempre scritto da Claudio Serena. Tuttavia lo stesso Claudio ci ha scritto se volevamo appunto trattare il gioco di oggi e vedete, dal momento che l'autore è lo stesso è stato facile accordarci per un cambio di posto all'interno della nostra ormai chilometrica scaletta. Tra l'altro ve ne parliamo un po' in ritardo rispetto alla campagna di crowdfunding che si è conclusa, cosa di cui ci scusiamo, ma intanto ringraziamo anche Claudio per averci dato questa possibilità. Tra l'altro, se riusciamo a parlarvene così presto rispetto a tanti altri titoli che aspettano ancora di essere trattati, è per il fatto che questo gioco presenta qualche vantaggio non da poco. Intanto sono solo 64 pagine, quindi anche di veloce lettura. In secondo luogo è un gioco per 2 giocatori, come vedremo, e su questo canale vi abbiamo già portato altri esempi di gioco in 2 giocatori, per esempio la nostra campagna di Forbidden Lands. Quindi dal momento che si può giocare anche con una scheda online è stato facile mettersi lì e giocarlo e quindi potercene fare un'idea proprio di gioco giocato. Detto questo, quindi vediamo insieme di che cosa si tratta. Twice Upon a Time, che potremmo tradurre c'era 2 volte, forse, è appunto un gioco che si ispira alle fiabe classiche, in cui i 2 giocatori interpreteranno, alternandosi, il proprio eroe e la voce narrante, attraverso un viaggio, o per meglio dire 2 viaggi che si svolgono in parallelo dei 2 eroi, attraverso il quale compiranno delle scelte, verranno messi alla prova, impareranno a conoscere aspetti di sé fino a che i 2 eroi alla fine si incontreranno nell'epilogo. Per giocare vi servirà la scheda, potete stamparla dal sito di Fumble GDR scaricandola, ma come vi ho detto prima si può giocare anche online con la scheda che vi mostro tra un momento per una questione di comodità, ed è anche quella che abbiamo usato appunto io e Francesco. Se giocate cartaceo vi servirà comunque anche le matite, le gomme per disegnare la mappa del mondo che andrete a giocare più il sentiero percorso dai vostri eroi, e poi vi serviranno anche 4 dadi di 2 colori diversi. Nel mio caso qui potete vedere che ho 2 dadi bianchi e 2 dadi neri. Tra un momento vi spiego come funzionano. Direi di passare quindi velocemente alla creazione del personaggio, ma anche del mondo di gioco che andremo a creare. Vi mostro quindi la scheda. Ecco, questa che vedete appunto è la scheda online. Al centro c'è lo spazio per poter disegnare la mappa. Questo perché prima di creare i vostri eroi vi dovrete accordare su che tipo di mondo fiabesco volete ambientare la vostra avventura. Volete fare una cosa magari con animali antropomorfi, oppure una cosa un po' più con gli elfi, i troll, tutti i mostri del folklore nordico? Potete deciderlo voi. Da questo punto di vista godrete di una libertà immensa. Il vantaggio che questa scheda secondo me presenta, quella online, rispetto a quella cartacea, è che i ragazzi di Fumble hanno messo in un secondo foglio tutta una serie di elementi che voi potete comodamente copiare e incollare all'interno della vostra mappa, per l'appunto. Ecco, per esempio, io se volessi questa montagna mi basta fare un copia e incolla all'interno della scheda, ecco, e quindi potrete inserire di volta in volta i vostri elementi. È un elemento che ho trovato veramente molto carino. Ora, per comodità lo rimuovo perché ho paura che vi possa distrarre. Tornando a noi, qui a fianco potete vedere le colonne dei vostri eroi, eroine, decidete voi chi debbano essere, scrivete il nome, eventualmente anche il pronome del vostro personaggio. Quello che vi interesserà più di tutti, una volta che avrete stabilito il mondo in cui i vostri personaggi si troveranno, sono i loro descrittori altruisti o egoisti. Non prendete troppo alla lettera questi 2 termini, si tratta sostanzialmente di tag del vostro personaggio, anche questo l'abbiamo visto per esempio in altri giochi di Fumble GDR, in cui
Altruista potrebbe magari significare per voi un aspetto, un'etichetta del vostro personaggio che riguarda il suo rapportarsi con il mondo esterno, quello egoista invece un aspetto del proprio mondo interiore. Ovviamente starà a voi di volta in volta stabilire a quale di queste due sfere li volete far appartenere. Ma come si creano quindi queste etichette? Come le scegliamo? Molto semplicemente ci dobbiamo rispondere a vicenda a delle determinate domande che il manuale ci fornisce, che sono: la prima, hai assistito a un'ingiustizia, che cosa hai fatto e perché? Successivamente, fai un sogno premonitore, cos'è e quale tua paura o speranza fa affiorare? E infine, hai qualcosa che ti rende diverso dalle persone, cos'è e come ti fa sentire? Rispondendo a queste domande otterremo magari una singola parola o una frase che faranno appunto da etichetta del nostro personaggio. Le annoteremo in descrittori altruisti o egoisti a seconda di quale considerate che sia lo spazio più consono per poterlo inserire. La sezione dei fallimenti tenetela a mente, ci tornerà utile quando vi andrò a spiegare il sistema e soprattutto anche in conclusione del gioco. Una volta stabilito quindi chi sono i vostri personaggi e quali sono i loro descrittori, dovete attribuire ai vostri dadi di colore diverso quali corrispondono agli altruisti e quali agli egoisti. In questo caso è piuttosto facile: bianco altruista, nero egoista, almeno nel mio caso. Come funziona quindi una sessione di Twice Upon a Time? Innanzitutto è divisa in 3 fasi che ricalcano il viaggio dell'eroe. Tra parentesi, ora che ci penso, non è neanche la prima volta che in casa Fumble si rifanno a questo concetto. Per esempio, Klotos prendeva proprio a mani basse dal concetto del viaggio dell'eroe, seppur con un sistema completamente diverso, ma avete capito che cosa intendo. Ognuna di queste fasi di gioco costituisce un punto di snodo narrativo e è divisa a sua volta in 3 tappe che possiamo scegliere di giocare. Non è obbligatorio giocarle tutte e 3, l'importante è che i due giocatori giochino lo stesso numero di tappe per ogni fase di gioco. Vi mostro qui un'immagine a schermo per farvi capire a che cosa mi riferisco. Innanzitutto decidete chi di voi due inizierà a giocare nelle vesti del proprio eroe e chi sarà la voce narrante. Scegliete oppure tirate con un dado il sentimento che sarà predominante all'interno della scena e leggete le domande che vi vengono proposte. A questo punto la voce narrante, come se fosse praticamente un game master, vi presenterà la scena cercando di rispettare il sentimento che avete scelto, vi dirà chi sono i vari personaggi non giocanti coinvolti, vi potrà suggerire eventualmente quando lanciare i dadi in presenza di una prova. Oltre a questo, la voce narrante alla fine della tappa segnerà o un nuovo elemento della mappa da aggiungere e un percorso, un pezzo del sentiero che avete appena percorso. A questo punto il giocatore interpreterà il proprio eroe che, come in ogni gioco di ruolo, appunto lo farà muovere, lo farà interagire con gli altri PNG, gli farà fare delle scelte relative alle varie situazioni. Oltre a questo, ovviamente, insieme alla voce narrante dovrà cercare di rispondere alle domande che la tappa gli sta offrendo. Non vuol dire che deve mettersi lì a rispondere. Per esempio, la domanda potrebbe essere: sei stato trasformato in qualcosa di diverso da te, questo come ti fa sentire? L'ho parafrasata ovviamente, ma per dirvi, potrebbe dire che il vostro personaggio, magari tipico da fiaba, potrebbe essere stato trasformato da umano a ranocchio, ma potrebbe anche significare che è successo qualcosa che magari da persona gentile e altruista è appena diventata spietata e vendicativa. Tutto dipende dalla scena che state raccontando. Quando la scena avrà raggiunto il suo punto di massima tensione oppure si presenta un conflitto da dover risolvere, vuol dire che è il momento di lanciare i nostri dadi. Di base dovremo sempre tirarne 2, uno altruista, uno egoista, e in base al descrittore che ritenete più valido per quella scena dovrete aggiungere o un dado bianco o un dado nero, nel mio caso, quindi o un descrittore altruista o uno egoista, quindi lancerete sempre di base 3 dadi. Ora io per esempio facciamo finta che abbia chiamato in causa un altro descrittore egoista e quindi aggiungerò un dado nero. Lanciamo i nostri dadi. Ecco, quello che dobbiamo fare a questo punto è sottrarre il risultato dei dadi egoisti a quello altruista. In questo caso abbiamo 3 altruista, abbiamo meno 9, quindi siamo a meno 6. Ciò significa che è un successo egoista. Se fosse stato un numero tra
-2 e +2 sarebbe stato un fallimento. Ciò vuol dire che dobbiamo cancellare quel descrittore utilizzato e spostarlo nella sezione dei fallimenti e non potremo più chiamarlo in causa durante il gioco. Se invece avessimo fatto un risultato da 3 a superiore, sarebbe stato un successo altruista. Qui invece in questo caso è un successo egoista. In caso di fallimento non vuol dire che il vostro viaggio, la vostra tappa in qualche modo sia interrotta. Molto semplicemente le cose andranno diversamente da come le avevate pensate. Invece in caso di successo aggiungerete un descrittore altruista o egoista a seconda del tipo di tiro che avete fatto, comunque deve essere consono al conflitto che avete appena superato. E come vi ho detto prima, superato questo conflitto e posto che abbiate risposto alle domande della tappa, la voce narrante aggiungerà un tratto del vostro sentiero all'interno della mappa e magari anche un nuovo elemento. A questo punto i ruoli si invertono. Chi giocava il proprio eroe diventerà la voce narrante, mentre l'altro sarà invece stavolta il giocatore che muoverà il proprio eroe. Per passare da una fase all'altra del gioco è importante, come vi dicevo prima, che entrambi i giocatori per quella fase del viaggio abbiano giocato lo stesso numero di tappe, anche soltanto una a testa. Volendo, il giocatore che prima era la voce narrante potrebbe giocare la stessa identica tappa del viaggio, però ecco, dovrà essere un po' diversa rispetto a quella che ha appena fatto l'altro giocatore, nel senso, dovrà essere diversa sul piano di significato e anche metaforico. Se l'altro giocatore ha appena descritto che durante il sentiero ha affrontato un troll di montagna e ha vinto, se voi raccontate la stessa identica scena, diventerebbe un po' monotono il gioco. Quindi, quando avremo giocato tutte e tre le fasi del gioco in questo modo, che tra l'altro prendono il nome del primo passo, il viaggio e il ritorno, appunto la struttura in 3 atti tipica dei racconti, potremo finalmente fare incontrare i nostri due eroi nell'epilogo. Racconteremo quindi in che modo, in che circostanze i nostri due eroi si sono incontrati, ed è qui che capiremo quanto sono distanti oppure simili tra di loro. Per capirlo vi basterà sottrarre il totale di descrittori egoisti che avete accumulato a quelli altruisti, ottenendo un risultato variabile tra -6 e +6. Maggiore sarà la distanza numerica tra i vostri due eroi, maggiore sarà anche la distanza tra loro come persone in questo modo. Considerate però che potete anche scegliere di mostrare all'altro uno dei vostri fallimenti, magari raccontando esattamente in che circostanze avete fallito, quindi ripercorrendo un po' la vostra tappa del viaggio. In questo modo potrete eventualmente o riavvicinarli numericamente per ogni fallimento appunto che mostrate, o magari allontanarli in questo senso. E quindi, narrando insieme come è avvenuto questo incontro, come quell'altro ha reagito all'eventuale vicinanza o distanza dall'altro, potrete finalmente narrare che cosa sceglieranno di fare i vostri eroi ora che si sono incontrati. E il gioco a questo punto si può dire concluso. Twice Upon a Time quindi è un gioco che ci permette di rivivere tutti gli elementi della fiaba classica, come avrete capito. Abbiamo appunto il primo passo, l'eroe che esce fuori dal suo ambiente originale, quindi intraprende appunto un viaggio che lo mette di fronte magari alle proprie paure, lo sfida, magari viene tentato dal male in questo modo e torna a casa cambiato rispetto a com'era. Ora, non per fare la lezione proprio di sceneggiatura spicciola, la struttura in 3 atti è in qualche modo la limitazione di un rito di iniziazione, in cui appunto abbiamo una persona che passa da stato A a stato B attraverso un viaggio per l'appunto che l'ha messo in pericolo, che l'ha fatto crescere e maturare come persona, quindi appunto come potrebbe essere il rito di passaggio di un bambino all'adulto. Luke Skywalker è un contadino in un pianeta desertico, questa cosa ancora non me la spiego, e finisce come Jedi. Se ci pensate, il fatto di essere questi due eroi che compiono questo viaggio quasi in parallelo, anche se niente vi vieta di farlo in 2 momenti temporali diversi, unito al fatto di potersi alternare il ruolo di voce narrante e eroe, quindi l'autorità narrativa al tavolo, se ci pensate ci aiuta molto a metterci nei panni dell'altro, potendo vedere come l'altro giocatore risponde alle sfide, quali scelte fa, quali sono le conseguenze, in che modo sta diventando
sembrando più simile o più distante da voi. Proprio per questo ritengo l'intero sistema di gioco, proprio anche questo framework, l'utilizzo del termine voce narrante come la voce di un racconto, perfettamente azzeccato per il tipo di esperienza che il gioco vuole offrirci. Quello che mi sono divertito a immaginare è, per esempio, se attraverso questo gioco magari voi e un altro vostro amico o amica che giocate create insieme la origin story di quella che potrebbe essere il protagonista di un'epica leggenda e il suo futuro rivale. Inutile dirvi che trovo tutti questi elementi di creazione condivisa dei punti forti del gioco. D'altra parte questa ormai è una cosa che dico praticamente per tutti quei giochi di ruolo che integrano all'interno del loro regolamento tutti quei meccanismi appunto di creazione condivisa. Il saper scegliere i descrittori giusti, così come la capacità di poter improvvisare sul momento delle scene basandosi sulle domande e il sentimento offerto dalla tappa, ne fanno a mio avviso un gioco forse più indicato per giocatori già in qualche modo un po' più esperti, più scafati, che magari non hanno alcun problema con l'improvvisazione, magari anche quei giocatori che hanno già avuto un po' di esperienza come game master. Invece giocatori neofiti o un po' più abituati ad altri sistemi, magari con griglia tattica come questa o build numeriche, potrebbero incontrare qualche difficoltà. Consigliatissimo ovviamente per tutti quelli che amano i giochi di ruolo per 2 giocatori o, perché no, anche i masterless. Anche se questo gioco non rientra esattamente in questa categoria, è un gioco con, se vogliamo, master alternato o master fluido, come era per esempio in Prism, sempre di Fumble GDR. Il manuale, come vi ho detto all'inizio, consta di soltanto 64 pagine, quindi molto veloce da leggere. Molto carina la scelta di impaginazione, per cui ci sono alcune colonne di testo che possono essere lette sia autonome sia in comunicazione tra di loro. Per capire cosa intendo dovreste proprio procurarvi il gioco e vedere proprio con i vostri occhi a cosa mi riferisco. Tra l'altro soltanto 11 euro, quindi un prezzo più che abbordabile. Forse la presenza di qualche esempio di gioco in più, tolta quella di creazione dei personaggi, secondo me non avrebbe guastato. Tra l'altro in certe sezioni del manuale ho avuto un po' come l'impressione che alcuni concetti venissero ripetuti ma con parole diverse. Tuttavia niente che rovini la lettura del manuale, questo ve lo assicuro. Pertanto vi posso dire che è un gioco consigliatissimo. In chiusura vi voglio dire quindi un'ultima cosa piuttosto importante. La campagna di crowdfunding di questo gioco non è servita soltanto per coprire i costi di realizzazione, ma anche per aiutare l'autore Marigallo, chiedo scusa se ho pronunciato male, se ho sbagliato il pronome, per aiutarlo a compiere una tappa del suo viaggio personale, ovvero un percorso di affermazione di genere, perché d'altra parte finora di viaggi abbiamo parlato. So che la campagna di crowdfunding è andata molto bene, quindi vai così. Detto questo, signori, non mi resta far altro che consigliarvi di procurarvi questo gioco. Trovate il link qui sotto in descrizione e di passare a trovarci su tutte le nostre pagine social. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like e magari attivate la campanella se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Se volete sostenerci in un altro modo un po' più sostanzioso, valutate anche di potervi abbonare al nostro canale. Mettete like alla nostra pagina Facebook, seguiteci su Instagram e se volete veniteci a trovare anche su TikTok. Daniele del forum Sententiam, chiudo e vi avviso che ogni commento non inerente al gioco o apertamente offensivo sarà ignorato o nel peggiore dei casi rimosso.